Buongiorno a tutti, oggi facciamo i tombarelli sott'olio invece del classico tonno sott'olio. Sono tombarelli pescati, in questo caso dal papà di Valentina, ed è molto comodo e pratico fare i tombarelli perché se ne prendono tanti, si possono prendere, mentre al contrario il tonno ci sono delle restrizioni enormi per prenderli, quindi non è così facile reperirlo e neanche pescarlo. Quindi invece i tombarelli, quando è periodo fine estate, abbondano e quindi a volte si riempie anche il freezer. Ecco, in questo caso ne abbiamo qua 10-11, una decina di tombarelli che sono stati congelati sotto vuoto, quindi ieri li abbiamo decongelati e appunto oggi la prima cosa che faremo è sfilettarli. Come sfilettare i tombarelli ho già fatto un video, ricordo che in questo video che vedete anche sopra nella scheda consigliata sono tombarelli surgelati, decongelati, e quindi è molto più difficile sfilettarli perché la carne è ovviamente un po' più flaccida e quindi non è il top della sfilettatura, però è un modo comunque pratico di stoccarli quando appunto ce n'è tanti e quindi siamo obbligati poi a fare i filetti successivamente. Un altro modo invece è sfilettarli subito da freschi e metterli in freezer già sfilettati, che sarebbe la cosa migliore perché occupano meno spazio. Però è ovvio che quando siamo in pesca ed è stagione o passiamo il tempo a sfilettare o passiamo il tempo a pescare, quindi io preferisco surgelarli al momento interi e poi quando ho tempo, con calma, nel periodo invernale andarli a sfilettare, perché richiede comunque molto tempo. Bene, allora per sfilettare il tombarello con un po' di manualità serve circa un quarto d'ora, quindi in un'ora facciamo 4 tombarelli. Qua ne abbiamo 8, anzi 10, sono 2 ore e mezza di lavoro. Allora, dopo aver pulito i nostri tombarelli sfilettati da Fabrizio, io mi occuperò della loro preparazione, della loro cottura. Va presa una grossa pentola riempita d'acqua e portiamo l'acqua a bollore. Ok, adesso l'acqua bolle, andiamo ad aggiungerci un po' di foglie di alloro e un paio di manciate di sale grosso, perché ovviamente il tonno se no saprà di poco. A questo punto buttiamo dentro tutti i nostri filettini. Una volta messi tutti dentro, li lasciamo cuocere per circa un'ora. Ok, è passata all'incirca un'ora e adesso è ora di scolare i nostri tombarelli, che sono molti. Allora, bisogna scolarli bene dall'acqua. I barattoli che utilizziamo per preparare i nostri tombarelli vanno sterilizzati. Ci sono diversi metodi, quello che uso io che diciamo è molto pratico, perché prendo i barattoli che ho già usato per altre conserve, faccio fare un lavaggio ad altissima temperatura, quindi metto i barattoli vuoti ovviamente a testa in giù dentro la lavastoviglie e metto il programma massimo. In questo modo i barattoli hanno la prima sterilizzazione. Ok, siamo pronti per preparare i nostri barattolini, quindi andiamo a tirarli fuori dalla lavastoviglie. Io non li tiro fuori prima perché così rimangono protetti da germi e batteri. Andiamo a prendere i nostri filettini e
li cerchiamo di mettere in maniera abbastanza ordinata dentro. Ecco. E a piacere si aggiunge di nuovo qualche foglia di alloro e, volendo, del pepe in grani grossi. Questo per dare ovviamente un po' di sapore al tonno, che se no rimane un po' insipido, un po' insapore. L'importante è sempre che almeno ci sia 1 centimetro d'olio oltre il tonno. Lo schiacciamo anche un po', tanto. Ecco. E si riempie poi con olio. Allora, noi usiamo olio extravergine di oliva. C'è chi mescola olio d'oliva e olio di semi, quello va un po' a gusti, anche se devo dire, perché magari piace appunto un gusto un po' più leggero, noi preferiamo, anche perché questo poi è un olio che si riutilizza. Ecco. Ok, poi tappi nuovi, sigillati, e andiamo a chiudere il nostro vasetto. Per semplificare, comunque, solitamente si parte da mettere il tonno dai bordi. Si riempiono bene i bordi. Il taglio appunto facilita anche un pochettino l'inserimento senza spaccarlo in troppe parti, il meno possibile, diciamo. Altra cosa, volendo, si può mettere una delle foglie sopra in punta, così fa anche un pochettino da tappo per non far salire il tonno. Eccoci pronti con l'ultimo barattolo. Una volta messo via il tonno con l'olio e chiuso, utilizzando tappi nuovi, assolutamente quelli non li riciclo, quindi li prendo nuovi ancora vergini, e vanno chiusi, sigillati e poi fatti bollire in un grosso pentolone. Bene, adesso andiamo a fare il sottovuoto dei barattoli. Quindi li prendiamo e li immergiamo in una pentola con acqua fredda, che poi porteremo sul fuoco, e quando l'acqua bolle dobbiamo lasciarli per almeno 20 minuti. Anche qua è importante che l'acqua sia almeno, che l'acqua, diciamo, sia sopra i barattoli di almeno un paio di centimetri. Allora, non ci stanno tutti in una pentola, quindi ne utilizzeremo 2. Se però c'è tanto spazio tra un barattolo e l'altro, si può mettere un canovaccio per evitare che diciamo che toccandosi vadano col calore a rompersi i barattoli. Li copriamo e aspettiamo che l'acqua bolla. Ok, l'acqua bolle, adesso lasceremo i barattoli per almeno 20 minuti. Ok, sono trascorsi circa 20 minuti, andiamo a spegnere il fuoco, scoliamo, facciamo scendere un po' d'acqua fredda, sempre meglio. Andiamo a mettere un panno, andiamo a prendere i barattoli e l'accortezza finale è quella di metterli a testa in giù, così siamo sicuri che il sottovuoto ci sia. Bene, sono trascorse un paio d'ore e i nostri barattoli sono pronti, raffreddati e
completamente sottovuoto. Il tappo non fa clic clac quando schiacciamo, ma è ermetico. Così li possiamo etichettare. Prendiamo delle etichettine dove avremo scritto che cosa sono e quando li abbiamo fatti. Questo soprattutto perché, come abbiamo detto in precedenza, devono riposare in un posto asciutto e meglio al buio per almeno un mese. Così i sapori si mescolano, prende un buon sapore d'olio e poi sono pronti per un'insalata col tonno, uno spaghetto, quello che uno preferisce. Bene, ci rivediamo tra un mese per l'apertura del barattolo e sentire un po' il sapore di questi tombarelli. A presto! Bene, è passato un mese e quindi adesso possiamo assaggiare i nostri tombarelli. Ecco, beh, diciamo che l'aspetto è bello a vedersi e adesso li prepareremo con delle tartine. Quindi abbiamo dei canapè e del pane nero e andremo a farli con avocado, pomodorini, un po' di maionese che avrei voluto fare in casa, ma non ho avuto tempo, quindi utilizzeremo una già fatta. Niente, però le alternative come ricette sono tantissime del tonno, quindi si può fare una pasta, si può aggiungere a una semplice insalata per dargli un po' di sapore in più, oppure si può preparare un semplice tramezzino molto comodo a tutti i pescatori per quando sono in pesca. Bene, noi abbiamo scelto ingredienti che avevamo a portata di mano, ma ovviamente le tartine si possono fare in un'infinità di modi. Andremo a mettere un pezzettino di avocado sulla base, poi il tonno e per finire una punta di maionese. Un altro possiamo farlo con la base, con un pomodorino, maionese. Ecco, adesso siamo all'ultimo. Mettiamo la maionese. Eccoli qua pronti. Ok, siamo pronti per l'assaggio. Ho aggiunto anche un po' di aceto balsamico, crema di aceto balsamico e niente, non ci resta che provarli. Io invece assaggio questi sul pane nero con avocado e maionese, una tartina mignon, un finger food praticamente. Perfetto perché può venire ogni tanto un po' troppo salato. I primi che facevamo tempo fa erano un po' troppo salati, adesso invece vengono giusti. A me piace tantissimo con l'avocado perché smorza molto quel sapore forte del tonno. Quindi buon appetito a tutti!